Monica, buonasera. Eccoti. Senti, poi arriviamo anche a quella questione, perché così ho aperto un po' il mondo del web e appunto apriti il cielo, ma ci arriviamo dopo. Proviamo a restare per qualche istante magari un po' lontani da quel tema cartellino rosso per doppio giallo. Ma che partita è stata e come l'ha vinta l'Inter? È stata una partita molto simile alle partite che abbiamo visto ultimamente tra queste due formazioni. Io ricordo un 4-3 all'andata a settembre, ricordo un 4 pari l'anno scorso. Ormai l'Inter e la Juve ci regalano queste emozioni quasi a cadenza annuale, anzi 2 volte a stagione. Quindi io preferisco concentrarmi sullo spettacolo visto dal punto di vista tecnico, quindi il gol fantastico che ha dato la vittoria all'Inter segnato da Piotr Zielinski, l'ennesimo gol sia di mancino che di destra, ne abbiamo visti tantissimi quest'anno, penso al gol contro il Bologna, quello al volo al Bentegodi, ha segnato anche a Cremona così, e poi questo che pesa tantissimo nell'economia della lotta per lo scudetto. E sono contento anche per Locatelli, che secondo me non meritava di perdere quel gol che ha ridato forse alla Juventus, ma anche Pio Esposito, anche in chiave nazionale. Cioè, è bello vedere un prodotto del settore giovanile dell'Inter segnare una partita così importante, è altrettanto bello vederlo segnare su assist di un altro prodotto del vivaio, Federico Di Marco. Quindi io partirei parlando appunto di queste note positive piuttosto che concentrarmi sulla polemica, ma chiaramente ne dobbiamo parlare. Anche perché quello che un po' stiamo dicendo, vado qui in studio, è che poi veramente si corre il rischio di andare a mettere completamente da parte, quasi nel dimenticatoio, lo spettacolo che hanno fornito queste due squadre, se si riduce tutto a quell'episodio che sì, ovviamente può anche essere considerato determinante, ma oltre a quello c'è di più. Oltre a quello c'è stata una partita, c'è stata una lotta, ci sono stati dei protagonisti in campo che hanno veramente meritato, chi più chi meno, i complimenti che bisogna fare loro, altrimenti viene tutto ridimensionato ad un errore arbitrale. Sono d'accordo, sarebbe riduttivo sia nei confronti dell'Inter che nei confronti della Juve parlare soltanto di quell'episodio che ha costato il rosso a Piercalulu verso la fine del primo tempo. Anzi, io penso che se io fossi nei panni di un interista mi darebbe quasi fastidio vedere quel rosso ingiusto, perché credo che siamo tutti d'accordo nel dire che forse il secondo giallo non ci stava. Sì. Conosciamo bene il protocollo del VAR, non si può fare niente ad oggi. In futuro spero che ci sia una modifica di questo regolamento. Noi ne abbiamo parlato anche con Gianluca Rocchi qualche mese fa. Lui stesso ha detto che in futuro si ipotizza di togliere questa cosa o di includerlo piuttosto nel protocollo VAR. Però se io fossi un interista quasi mi darebbe fastidio che c'è il rischio di parlare più di questa cosa piuttosto che parlare appunto del fatto che abbiamo visto uno spettacolo molto bello questa sera. Patrick, mi dai il tuo migliore da una parte e dall'altra? Allora, Locatelli decisamente per la Juve, non soltanto per il gol, proprio per la leadership che ha mostrato sin dall'inizio alla fine. Infatti è un peccato che sia proprio lui che apre le gambe cercando di contrastare quel tiro di Zielinski, e poi lo vediamo che effettivamente crolla a terra per la disperazione, e lo stesso anche Di Gregorio. E poi sono un po' banale, cioè sembra che lo stiamo dicendo quasi ogni settimana ormai, però l'abbiamo visto anche ricevere il premio per il giocatore migliore del mese di gennaio, Federico Di Marco, che pennella un altro assist. Ormai sono 14 in 25 giornate, clamoroso. Per voi? Mi dite anche voi i vostri? Parti tu, Geda? Io sono d'accordissimo con Patrick che timbri loro due. Assolutamente sì, faccio i complimenti proprio personali a Locatelli. Patrick, prometto che ti lascio, volevo solo capire con te un'ultima cosa. Sì. Ma quello di cui noi stiamo parlando, secondo te è una cosa tipicamente italiana o tutto il mondo è paese, o meglio tutto il calcio è paese in questo senso? Cioè si percepisce tanto qui da noi, o comunque diciamo che i furbetti sono ovunque, per capire? No, i furbetti sono ovunque. Secondo me il calciatore si adatta al regolamento che è in vigore in questo momento. Quindi l'abbiamo visto anche qualche sera fa.
in Bologna-Lazio in Coppa Italia, il primo rigore Provedello para perché fa un passo all'indietro alla linea di porta, pari rigore a Lewis Ferguson, l'arbitro lascia andare, dal rigore successivo non lo permette più, addirittura nella partita di ieri previene Nicolas, il portiere del Pisa, che non deve fare altrettanto. Quindi secondo me i furbi ci sono ovunque. Secondo me ci sono diversi gradi, diciamo, di tendenza a parlare a lungo di queste cose. Ho avuto la fortuna anche di parlare in Portogallo, anche lì forse è peggio perché ci sono tre squadre molto potenti, il Benfica, lo Sporting e il Porto, quindi c'è sempre purtroppo questa cultura di sospetto. Io dico semplicemente che è normale che i calciatori cerchino di trarre un vantaggio dal regolamento in vigore. Secondo me spetta all'arbitro far sì che questo non possa accadere, ma è normale che a volte gli arbitri si trovano in difficoltà proprio perché a volte il regolamento non ha senso e il protocollo VAR in questo caso non ha senso. Secondo me a monte bisogna pensare che siccome 2 gialli possono a volte anche diventare un rosso, in questo caso siccome c'è la possibilità di trasformare una decisione errata quando si tratta di un rosso diretto, bisogna anche includere questo nel protocollo VAR. Infatti stavamo analizzando che poteva, che si parla del fatto che questo possa essere introdotto nel mondiale del 2026. Però parliamo Padre, anche... grazie mille per essere stato con noi. Scusami, ti lasciamo andare. Parliamo anche di un'altra